Questa grande installazione nella quale ci troviamo è stupefacente, nel senso che occupa almeno un quarto della grande sala della galleria, se non la metà. Che cosa è la prima volta che forse Emil, è a Verona sicuramente, porta un lavoro di queste dimensioni. Che significato ha questo creare una forma e poi nasconderla? Angela says that this installation is really spectacular, that it takes most of the space of the gallery, but she's intrigued, and I mean she understands that this is the first time, certainly in Verona, that such a big installation, that you've built such a big installation. Yes. But she wants to know what is really the meaning of building a form and then hiding it. Okay. First, with the installation, one of the ideas was relationship. So to have this very small objects with very large objects. La prima cosa era l'idea di installare un'opera grandissima e di metterla in relazione con invece delle opere molto piccole. So then the other part of the installation was the idea of having a thin skin that reveals a shape, and the efficiency of the shape being a known shape, which is a truck, which really is not important. That it is a truck or a train or an airplane doesn't really matter. But the efficiency of that, such a small amount of the form is actually present, but on the outside the complete form is represented. And there's a comparison between that and the paintings. Allora, l'idea è quella che in questa grande installazione è come avere una pelle che copre una forma, senza in realtà che la forma ci sia. Poi che sia la forma di un grosso camion americano, che sia un aeroplano o un trattore, questo ha poca importanza. Certo, ma è proprio l'idea di poter riconoscere che cosa questa forma rappresenta sotto questa leggerissima pelle, che poi è rappresentata nei suoi lavori più vecchi anche. Ecco, infatti di là c'è un lavoro bianco dove abbiamo questo stesso concetto, questo stesso principio, questa sorta di pelle bianca sotto cui noi non sappiamo bene che cosa c'è, che potrebbe essere una pancia. Lui a volte usa la parola pancia quando scrive, cioè questa sorta di pancia di donna. Infatti io nel mio testo ho subito pensato di compararlo a un bellissimo lavoro che c'è al Macro di Pino Pascali. Ecco, mi interessano queste, probabilmente lui non l'ha fatto per fare un lavoro vicino a Pino Pascali, però c'è questa, mi interessano questi cammini paralleli dell'arte in mondi diversi. So what Angela says is that she sees that the work that is in the first room, the white plaster wall work, is in fact in a way similar, that one doesn't know what there is underneath. And in the text that she wrote, she compares that. She not really compares, but she says that work makes her think of a work of Pino Pascali. Now she knows, of course, that you didn't do that thinking of Pascali, of course, but she is very interested in understanding and following this sort of parallel kind of research of an artist of the 60s, and you. So this is something that interests her a lot. I think the subject between that painting and this sculpture and my direction is a fascination of skin, and how there's something on either side of the skin, and with that painting then the skin is removed, but it's a very thin skin. L'idea è che la similarità tra quel lavoro e questo è che c'è sempre questa pelle, che però poi la pelle nell'altro lavoro è stata tolta, in realtà. Certo. Qui invece nasconde proprio l'oggetto, questo oggetto gigantesco, di cui non si perché capisce. quando si entra poi in galleria non si riesce a capire, in realtà prima la gente non capisce esattamente che cos'è,
perché è una forma che forse in America è ovvia, da noi un po' meno, meno ovvia. Quando anche però se si capisce, mi hanno chiesto: e come avete fatto a entrare un in camion così gigantesco in galleria? Infatti. I was saying that a lot of people have asked, how did we manage to get such a huge lorry in the gallery? In realtà mi pare che questo rapporto esterno-interno e questa voluta non definizione di cosa è esterno e di cosa è interno è nel suo lavoro. Se pensiamo alle grandi torri in cui noi, per capire, cioè abbiamo varie letture possibili del lavoro, cioè una lettura unitaria, l'unità, e poi tutte quelle parti che danno, che sono in realtà opere autonome ma che costituiscono al tempo stesso l'unità, e qua ce n'è una bellissima. Angela was saying that this is very similar to your earlier work. I mean, she compares this to the stacks, that you actually see the full stack, you see it as a unit, and then when you start opening it, you realize that there are a lot of things inside, and the works inside could be each one an independent work. And the reveal, in fact, and it's the same thing here, that something is completely covered and it does not reveal immediately what there is inside. There's something else with that I'm not sure that I understand, but it has to do with scale, and that is that when you see the stack and then you go through it one by one, you realize that it's almost impossible to comprehend what it is once it's closed. And for scale, for me, I wanted to make something that was almost incomprehensible, the scale of the sculpture and the size of the gallery, almost that it was stuffed in the gallery, that it barely would fit. And I feel that when I look at the stacks, I think memory can barely hold what's actually in it once you've seen it. Allora, lui dice che un'altra cosa che è tra quelle che tu chiami torri, che lui chiama stacks, è che quando tu vedi lo stack è difficilissimo in realtà capire, quando si apre, capire quante cose sono all'interno di questo stack. Ma quello che gli interessava in questo caso è di fare questa grandissima installazione, di creare anche una perplessità, diciamo, per la gente, di dire: ma come sono riusciti a ficcare dentro la galleria questa installazione così gigantesca, per cui c'è una doppia cosa, cioè qua c'era proprio l'idea della dimensione voluta così grande per questo spazio. Lo stack è quello che è, che però poi diventa difficile lo stesso capire cosa c'è, quante cose ci sono dentro. Ecco, a proposito di dimensioni, quando lui mi ha mostrato le prime fotografie via mail, mi ha mostrato questi due cuscini bianchi che io mi immaginavo grandissimi, e mi immaginavo veramente... Tutti ce li immaginavamo grandi così. No, mi immaginavo che fossero, infatti, tipo quelli che usano proprio nelle cave di marmo, no? Quei grandi cuscini. Poi quando li abbiamo visti, inoltre visti vicino a questa installazione, sono maggiormente scioccanti. Ecco, c'è questo senso di meraviglia. Penso che questo è fatto proprio, era proprio una cosa fatta apposta. That you did it on purpose, in fact, to put on the very small cushions. Yes.